Ciao a tutti e ben ritrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Con questa Goldie noi siamo usciti per venirvi a raccontare la nuova Olympia Isaac, una IMTB con ruote mallet, batteria da 900 Wh integrata nel telaio e un telaio in alluminio. Cominciamo a parlare di questa Olympia Isaac proprio partendo da quello che è il materiale impiegato. Diciamo che Isaac è un po' la sorella minore della Olympia Hammer, la e-bike che abbiamo testato poco tempo fa proprio qui su Pianeta Mountain Bike. Vi lasciamo qua sotto il link. Ecco, rispetto a quel modello che aveva un telaio in carbonio, la Isaac parte a differenziarsi proprio con un telaio in alluminio. Attenzione però, perché la prima cosa in assoluto che noi abbiamo scoperto, ma anche l'occhio meno allenato potrebbe capire, è che è un telaio molto rifinito. Infatti proprio nell'intersezione di tubo sterzo, tubo obliquo e tubo orizzontale la Isaac non ha nessun tipo di saldatura a vista, quindi vuol dire una cura maniacale per quello che è il design. E infatti proprio Olympia continua a sorprendersi con il lancio di questi modelli che stanno rivoluzionando completamente il suo catalogo. Il telaio è in alluminio idroformato 60-61. All'interno del tubo obliquo Olympia ha voluto ed è ritornata a fissare una batteria da 900 Wh che è un serbatoio gigantesco, uno sproposito. Non è per tutti uno sproposito, perché qualcuno di voi sicuramente riuscirà a buttare per intero giù anche l'autonomia di questa e-bike. Il bello però è che con la batteria Power 9 Olympia è riuscita a fare stare questo tipo di accumulatore in uno spazio molto ridotto. Infatti il profilo del tubo obliquo non è esagerato come quello che ci si può immaginare, è riuscita a farci stare questo tipo di volume in spazi molto limitati. La Isaac rispetto ad Hammer ha un allestimento un pochino più bilanciato, non si sporge troppo verso l'ambito racing, ma ci tiene a mantenere maneggevolezza, pulizia e affidabilità, che è un modello con 160 mm di escursione anteriore e 160 mm al posteriore, e il telaio della Isaac si fonda su un quadrilatero con un piccolo link che scende dal tubo orizzontale della Isaac. In questo modo anche qui l'integrazione è portata a un livello veramente successivo, molto più elevato, perché l'ammortizzatore si innesta parzialmente all'interno, quasi nascondendosi e facendo risparmiare svariato spazio. Proprio tra i tubi del triangolo anteriore si può collocare anche una borraccia. Abbiamo detto che la Isaac ha un allestimento delle ruote che invece è mallet. All'anteriore la ruota è da 29 pollici, mentre al posteriore la ruota è da 27,5. Questo permette di avere maggiore trazione quando ci si trova ad affrontare delle fasi di salita particolarmente tecniche, quando si è sullo stretto, che sia in discesa e in salita. Beneficiare anche di un anteriore che è più alto e quindi che passa meglio gli ostacoli, oltre a un guadagno di velocità che è molto più elevato. Le due sezioni dei copertoni sono differenziate. All'anteriore monta un copertone da 29 x 2.6, quindi un pochino più stretto, e al posteriore invece aumenta la larghezza fino a 2.8. Come per la Hammer, qui troviamo un altro case marchiato Oli, quindi il marchio italiano di motori, oltre ad aver caratterizzato la bici ad pedalata assistita top di gamma di Olympia, è anche su un modello che può essere considerato non entry level ma sicuramente di media gamma, con però le stesse identiche caratteristiche del Oli Edge che è sulla Olympia Hammer. Di un comportamento abbastanza aggressivo con i suoi 90 Nm e tanti livelli di assistenza, perché Isaac come Hammer ha ben 5 livelli di assistenza più uno che è denominato R, quindi il livello race, un livello top che consente di avere il massimo della potenza con grande
facilità. Ovviamente con motore Holy Edge e batteria da 900 è presente anche un display e questo display consente di vedere tutti i vari dati di autonomia, output della potenza, l'avanzamento, tutte caratteristiche fondamentali per sapere esattamente cosa stiamo facendo e quanto possiamo continuare a farlo. Ci sono diverse schermate e soprattutto la cosa interessante è che lo schermo è anche a colori, quindi si riesce a distinguere tra i vari livelli di assistenza non solo guardando il numero da 1 a 5 più R, ma anche con i colori. Il comando anche su Isaac è il comando che è usato da Hammer, da Olympia per tutte le e-bike motorizzate Holy, ed è un comando molto piccolo. A me piace particolarmente perché è dotato proprio di due frecce, una superiore e una inferiore, e quindi tutto si ha a portata di mano e non si ha un ingombro che insomma a volte può anche distogliere un po' l'attenzione, a parer mio. Passiamo alle fasi di test, perché se avevamo comunque già un'idea di quello che potesse essere il comportamento del motore Holy e quindi sapevamo già un po' come ci saremmo trovati nell'erogazione della potenza, nella gestione dei vari livelli di assistenza, ma anche di questa super mega batteria da 900 Wh, la cosa curiosa era trovarlo abbinato a un telaio che è in alluminio e quindi non più in carbonio, con un allestimento che tutto sommato è bilanciato. All'anteriore Isaac ha una forcella RockShox 35 Gold e al posteriore ha un ammortizzatore Deluxe Select Plus. L'ammortizzatore in particolare ha una sola opzione, apertura o chiusura, mentre all'anteriore si può regolare su più click quello che è la compressione. Ha inoltre una trasmissione a 12 velocità Shimano Deore con una scala di rapporti che è 10-51, quindi tanto sviluppo metrico per la discesa, ma ha anche un grande supporto con i rapporti più grandi per la salita. Completa diciamo l'allestimento della Isaac un impianto frenante che è sempre marchiato Shimano, con pinze a 4 pistoni, la serie che è la MT420 e dischi che sono da 203 all'anteriore e 180 al posteriore. Il comportamento generale della Olympia Isaac rispetto alla Hammer che avevamo già provato non si discosta così tanto. Certo, la differenza più grande è appunto questo telaio in alluminio che apporta un po' più di peso rispetto alla versione Hammer, e questo si sente anche in funzione della presenza di sospensioni come quelle montate su questo modello e con freni di questo livello. Inizialmente infatti abbiamo approcciato dei trail un po' ripidi, un po' scassati, per capire proprio quale potesse essere il suo comportamento, e la nota super positiva sin dall'inizio è stato la reattività di un modello di questo tipo in salita e nelle fasi più tecniche. In quei frangenti il motore Holy è un motore deciso, molto affidabile, con un'erogazione che ho trovato molto dinamica anche sui primi livelli di assistenza, che invece sono quelli un po' più lineari. Devo dire che il bilanciamento è un bilanciamento completo, perché anche l'ammortizzatore, che è un ammortizzatore che si utilizza solo ed esclusivamente in due posizioni, quindi aperto o chiuso, è ben saldo. Quindi nelle fasi di salita, per esempio, mi sono reso conto che il sistema a quadrilatero che è stato messo a punto per la Isaac è ben sostenuto. In questo caso il lavoro aggiuntivo che è stato fatto è quello di sostegno di una struttura che è un po' più pesante, tra batteria da 900 Wh e il telaio in alluminio, però nei tratti di salita trazione e assorbimento non sono mai mancati. Bisogna dire che in tratti tanto tecnici la difficoltà che si propone con Isaac è quella di riuscire a sollevarla in maniera agile rispetto a modelli più leggeri, e lì bisogna sfruttare un po' di più il supporto del motore. Infatti prima differenza che ho trovato è quella di utilizzare maggiormente rapporti di assistenza quali 4, 5 e R, in particolare il 5 e R nei momenti di più difficoltà
con un terreno particolarmente mosso. Ho approcciato tante salite, sicuramente salite forse meno tecniche ma non meno pendenti. Infatti sui tratti più ripidi Isaac si comporta veramente bene. La posizione in sella è una posizione che è bella avanzata, quindi moderna per concezione, e di questo lo dimostrano anche i numeri, perché comunque il piantone sella è un piantone a 77,5, mentre l'angolo di sterzo è un 64,5. Anche per Isaac Olympia ha scelto di poter variare leggermente le geometrie, quindi con un mezzo grado di variabilità, grazie al flip chip che è posizionato sull'ammortizzatore. Io diciamo che l'ho utilizzato in posizione standard, però già così la bici è una bici molto permissiva. La cosa che mi ha sorpreso maggiormente è stato proprio il bilanciamento complessivo della batteria di Isaac, perché la batteria Power 9 posizionata all'interno dell'obliquo ha generato una forma un po' più obliqua per l'appunto di questo tubo, e fare in modo di portarla un po' più vicina alla posizione di seduta. In questo modo è tutto un po' più compatto, quindi il baricentro è decisamente più centrale, e nelle fasi di discesa questo l'ho apprezzato molto. La bici è molto stabile, è ben piazzata a terra, forse anche un po' troppo, ma questo è più che altro perché il peso è proprio diverso. Ma devo dire che nello scassato veloce e nello scassato lento è una bici che se la cava alla stragrande. È bilanciata, e questo mi ha permesso anche di affrontare dei tratti non solo veloci, tecnici, ma anche quelli più stretti con tanta agilità. I 160 mm di escursione anteriori e posteriori io penso che bastino veramente per un e-bike del genere a fare quasi tutto, a partire dai sentieri più tecnici come per l'enduro, ma anche i giri più tranquilli con un gradiente di difficoltà meno elevato e degli ostacoli che sono meno grandi. Però anche nelle fasi appunto più estreme con Isaac non c'è il limite di avere una bicicletta con una cinematica limitata. C'è tanto assorbimento quando si è in discesa, e soprattutto c'è tanto attaccamento al terreno. Nelle fasi più strette infatti Isaac è veramente molto facile da gestire per i pesi, da spostare all'interno delle curve più strette e da rilanciare. Anche con questo modello mi sono trovato a gestire il motore in maniera un po' diversa, perché se ho detto che appunto anche i livelli più bassi sono molto dinamici, quelli più elevati si possono usare più spesso anche quando si è in discesa, e io su questo punto sono sempre stato molto scettico, ma Oli Edge mi ha fatto capire che questo è possibile. Just do it! Perché comunque il sensore che è all'interno del motore è calibrato in maniera tale da non dare una spinta netta, forte, con una curva di progressione molto verticale sparando fuori dalle curve oppure nelle fasi di frenata. Il concetto è proprio che Oli vuole dare una sensazione più vicina a quella della pedalata naturale, a discapito però che bisogna metterci del proprio, e questo in certi frangenti si sente, perché non essendoci una curva progressiva tanto verticale quando si è in salita, ci si rende conto che i wattaggi che si mettono e la fatica che si fa sono comunque proporzionati, quindi proporzionati a quello che vuole essere il nostro ritmo. È una bicicletta che non regala niente in tema di motorizzazione, perché è proprio calibrata per dare quello che si vuole nelle diverse fasi. Quindi il pedale è molto preciso, la spinta non va oltre a quello che è il nostro appoggio sul pedale, quindi non c'è nessuna situazione di override che io e a Pianeta Mountain Bike abbiamo reputato comunque sempre un aspetto molto particolare, soggettivo. Ci sono modelli in cui potrebbe avere senso, altri modelli in cui non ha senso. Per Isaac secondo me questa concezione non ha senso, perché comunque la vedo come un modello di bicicletta che è perfettamente idoneo a utilizzi più estremi, quindi a discese da enduro, ma in particolare penso che sia anche un modello perfetto per
un escursionismo intermedio, quindi gradi di difficoltà che non sono estremi né in discesa e neanche in salita. In definitiva, secondo me la Olympia Isaac è un modello veramente eccellente per chi si vuole concedere il brio di avere una propulsione così energica come quella di Holy Edge, con un allestimento che è bilanciato. Infatti nel computo finale la Olympia Isaac ha un prezzo che è veramente accattivante per tutto quello che riesce a dare, e infatti questo allestimento, con un motore che è il top della gamma Holy attualmente, una batteria da 900 Wh e una cura maniacale di quello che è il design della Olympia Isaac nel telaio, con un passaggio dei cavi anche interno ai tubi, non supera i 6.000 euro. Vi lasciamo comunque i dettagli qui sotto nel link in descrizione. Sicuramente dove pecca è un po' nelle discese più lunghe, perché il peso è dove comincia a farsi sentire maggiormente, e dove anche gli impianti, che sono degli impianti frenanti diciamo intermedi, di fascia intermedia, accusano un pochino un surriscaldamento che è dato da diversi fattori. Dove la Isaac secondo me va al meglio è proprio sulle discese un po' scassate, veloci e vallonate. In particolare secondo me va molto bene nei tratti, nei sentieri intermedi dove non c'è necessità di saltare, che Olympia con la Isaac è riuscita a sfornare un nuovo modello biammortizzato con un prezzo veramente accattivante, con delle caratteristiche che ne fanno una e-bike da montagna, da esplorazione su trail di vario tipo, con 160 mm di escursione, quindi molto travel, accessibile, più accessibile rispetto ad altri modelli. Se siete arrivati a questo punto del video di test della Olympia Isaac, non vi resta che mettere un bel like a quello che avete appena visto, iscrivervi se non l'avete ancora fatto al canale e come sempre gas aperto. Ciao, alla prossima! C'è pieno di zanzare, mannaggia. Pensavo di avere solo come nemici tutti gli alimenti e tutte le cose che mi fanno allergia, invece anche le cicale adesso ci sono come nemici. Porca.